Immaginate l'alba. È il 7 ottobre 1571. Sulle acque ristrette del Golfo di Patrasso, poco prima dell'accesso al Golfo di Corinto, grava una nebbia bassa e fredda. Il silenzio non esiste. Ascoltate con attenzione. C'è lo scricchiolio costante di immense masse di rovere e abete che assecondano il respiro del mare, il clangore sordo del ferro delle ancore e delle catene, la tosse secca degli equipaggi, piegati dall'umidità della notte passata all'addiaccio. Sopra questo rumore di fondo si alza un groviglio di ordini urlati da una nave all'altra, voci in veneziano, in castigliano, mescolate a decine di altri idiomi del Mediterraneo. Su questi ponti, di lì a poco, si innalzeranno i vessilli e le preghiere di schieramenti opposti. Ma prima ancora della devozione religiosa, il fondamento di questa giornata è la fredda e inesorabile realtà della logistica. Nelle acque del Golfo si fronteggiano centinaia di navi da guerra. È una marea umana impressionante, oltre 100.000 uomini, forse 150.000 se contiamo le immense ciurme dei rematori, i carpentieri e tutto il personale ausiliario necessario a tenere a galla le flotte. È una delle più grandi concentrazioni navali e umane dell'Europa del Cinquecento. La carneficina che sta per esplodere non è solo uno scontro di civiltà, è qualcosa di profondamente radicato nella materia. È la collisione frontale tra due titanici sistemi produttivi, burocratici e fiscali. L'esito di questa mattinata e il destino di tutti quegli uomini dipendono strettamente da ciò che è stato calcolato al Ducato, finanziato a debito e costruito a oltre 1.000 chilometri di distanza da qui. Perché la guerra navale non si vinceva solo con il coraggio della fanteria imbarcata, si vinceva incassando le tasse, compilando i registri contabili e ammassando legname nei magazzini. E l'innovazione tecnologica capace di alterare l'equilibrio tattico, la vera chiave di volta che deciderà le sorti di Lepanto, è nata in un luogo molto preciso, un complesso manifatturiero vasto e inaccessibile, protetto dalle acque e dai segreti di Stato della Repubblica di Venezia. Ma come funzionava davvero una delle macchine da guerra navali più efficienti d'Europa prima che esplodesse il primo colpo di cannone? Capitolo 1. La macchina. Venezia, 1570. La Repubblica è in guerra. L'impero ottomano ha invaso Cipro. Non si tratta di una semplice perdita territoriale ai confini del mondo. Cipro è un caposaldo vitale. È lo snodo logistico per il cotone e lo zucchero ed è una base navale strategica proiettata verso la Siria e l'Egitto. La risposta della Serenissima non si esaurisce sui tavoli della diplomazia. Il cuore materiale di questa colossale mobilitazione militare si trova in un luogo chiuso, protetto da alte mura e accessi rigidamente controllati: l'Arsenale di Venezia. Entrare qui dentro significa essere investiti da un frastuono continuo, quasi brutale. L'aria è satura di segatura che raschia i polmoni, mescolata all'odore nauseabondo e pungente della pece in ebollizione. Questo non è un salotto per ammiragli, è un mondo di mani ustoniate, di schiene spezzate e di turni massacranti. Al suo interno faticano migliaia di uomini. Sono gli arsenalotti. Non si tratta di manovalanza improvvisata, ma di maestranze altamente specializzate che godono di privilegi precisi, salari stabili e uno status sociale tutelato, affinché il sapere tecnico della Repubblica resti un patrimonio inattaccabile. Costruire la guerra è un salasso economico. Armare una singola galea sottile, la tipica nave veloce a remi che rappresenta l'ossatura delle flotte mediterranee, richiede diverse migliaia di ducati. È una cifra enorme, che varia in base all'artiglieria caricata e agli stipendi dell'equipaggio. E in queste settimane frenetiche, Venezia non deve allestirne una, deve vararne a decine. Per reggere questo sforzo serve un sistema logistico implacabile. Un'estesa e complessa amministrazione forestale gestisce risorse strategiche su vasti territori. Rovere, faggio, abete e larice non arrivano per caso, ma vengono scrupolosamente mappati e tagliati nell'entroterra veneto e in Istria, selezionati appositamente per le diverse parti strutturali delle navi. Ma il vero vantaggio competitivo, il segreto che rende Venezia superiore, è un altro:
La Serenissima non costruisce le navi nel momento del bisogno, le prepara prima. I magazzini dell'arsenale custodiscono migliaia di componenti prelavorati e standardizzati, banchi di voga, alberi e timoni pronti all'uso. Sotto le immense tettoie, decine di scafi nudi riposano in vari stadi di completamento, conservati all'asciutto e pronti a ricevere l'attrezzatura. Chi sfoglia oggi i registri contabili dell'epoca ritrova picchi di allestimento che sbalordivano gli ambasciatori stranieri. L'arsenale poteva varare un'intera squadra navale in poche settimane, assemblando i pezzi con una rapidità impensabile per gli altri regni. Eppure, a Palazzo Ducale sono consapevoli di un fatto ineludibile. Contro l'infinita riserva di uomini e mezzi del sultano, i numeri non basteranno. Servirà certamente una coalizione, un'alleanza con le altre potenze cristiane. Ma sul piano militare, per sopravvivere, serve un vantaggio tattico devastante. Ed è proprio nell'oscurità dei bacini di carenaggio, tra polvere e colpi di maglio, che i maestri d'ascia stanno lavorando a un'evoluzione formidabile. Prendendo spunto dalla lunga tradizione delle galee grosse, le antiche navi da mercato, veneziane, stanno forgiando una macchina bellica mai vista prima. Un leviatano di legno, concepito per sconvolgere per sempre le regole del combattimento sul mare. Capitolo 2. Il Leviatano di legno. L'acqua scura del golfo di Patrasso sciaborda contro uno scafo immenso. È un'ombra massiccia che sovrasta le altre imbarcazioni. L'aria attorno puzza già di salnitro e micce accese. Siamo nelle primissime fasi dello scontro. La flotta della Lega Santa è schierata in una rigorosa linea, divisa in 4 corpi, ala sinistra, centro, ala destra e una riserva tattica alle spalle. Ma in avanti, schierate a fare da scudo davanti all'armata cristiana, ci sono 6 navi anomale. Sono le galeazze veneziane. Al comando c'è il patrizio Francesco Duodo. Non sono navi agili, sono pesanti, lente, difficili da manovrare a remi, eppure rappresentano l'apice dell'ingegneria navale del loro tempo. Per capirne la genesi bisogna guardare alla logistica commerciale. La galeazza non nasce dal nulla nel 1571, è la mutazione militare della galea grossa, ovvero il grande mercantile che per decenni aveva garantito a Venezia una posizione dominante nel trasporto delle spezie verso l'Occidente. I maestri d'ascia dell'arsenale hanno preso quella solida struttura civile, l'hanno alzata e l'hanno riadattata, concependola prevalentemente come una formidabile batteria galleggiante. I dati tecnici segnano uno scarto evidente. Parliamo di scafi lunghi quasi 50 metri, con una stazza che è circa il doppio di una normale galea da guerra. Ma la vera innovazione risiede nell'artiglieria. Una galea sottile e tradizionale monta di solito da 3 a 5 cannoni a prua, utili per sparare una sola bordata poco prima dello scontro fisico. La galeazza ne alloggia complessivamente tra i 30 e i 40, e questi pezzi, tra calibri pesanti e leggeri, sono disposti non solo a prua, ma anche lungo i fianchi e a poppa. Questo concentrato di fuoco poneva un problema strutturale enorme: il rinculo. Sparare simultaneamente decine di proiettili di ferro e pietra avrebbe messo a dura prova l'ossatura di una nave comune. La risposta veneziana fu un'intelaiatura interna in rovere massiccio, pensata per assorbire il colpo dei cannoni in bronzo e scaricarne la forza in acqua, senza far cedere lo scafo. È un mutamento profondo nelle regole di ingaggio. Fino a quel momento nel Mediterraneo il combattimento continuava a ruotare soprattutto attorno all'avvicinamento frontale e all'abbordaggio, risolvendosi in un corpo a corpo tra fanti imbarcati. Le galeazze scardinano in gran parte questo schema. Quando lo schieramento ottomano avanza, le navi di Duodo aprono il fuoco a distanza. I cannonieri sfruttano i loro specifici settori di tiro. Una grandine di ferro e piombo investe le prime linee turche. Molti scafi nemici vengono disalberati, altri sono gravemente danneggiati sotto la linea di galleggiamento. Si semina il caos e si costringono intere formazioni a deviare la rotta, frammentando la coesione dell'attacco. Il fuoco d'artiglieria inizia a mostrare il suo potenziale decisivo prima ancora dell'uso dell'arma bianca.
Sotto coperta, intanto, i cannonieri lavorano immersi in un fumo denso e acre. Il boato delle bocche da fuoco assorda e disorienta. Le operazioni di ricarica sono lente, faticose e il calore del metallo ustiona la pelle nuda. Quegli uomini sudati hanno appena aperto varchi sanguinosi nello schieramento del sultano. Ma i rapporti di forza sul mare rimangono immensi. 6 grandi navi veneziane, per quanto devastanti, non possono fermare da sole l'intera flotta ottomana, che conta nell'insieme oltre 200 imbarcazioni. Il fronte nemico subisce il colpo iniziale, si discompone, ma avanza, supera lo sbarramento e si richiude. Lo scontro ravvicinato è ormai inevitabile e per muovere quella foresta di scafi verso il massacro e l'abbordaggio serviva un motore vivo, fatto di muscoli, sudore e una fatica inimmaginabile. Chi sedeva veramente sui banchi di voga di quell'inferno? Capitolo 3. L'ecosistema del remo. Scendiamo sotto il ponte di coperta. L'aria qui diventa subito pesante, quasi irrespirabile. C'è l'odore acre del sudore stantio mescolato al legno umido e al fasciame impregnato di salsedine. Il rumore predominante non è quello dell'artiglieria, ma il cigolio ritmico dei grandi remi di faggio contro gli scalmi, accompagnato dal respiro spezzato di centinaia di uomini. Il motore delle flotte navali del Cinquecento è fatto di carne, muscoli e fatica estrema. L'immaginario comune ci ha abituati all'idea di ciurme composte in modo uniforme da schiavi incatenati. La realtà storica, documentata dai registri navali, è molto più sfaccettata. Le flotte mediterranee erano un vero e proprio ecosistema sociale galleggiante. Per muovere una galea sottile servivano fino a 200 rematori. Sostentare questa massa umana durante le lunghe navigazioni costiere rappresentava una sfida logistica immensa. La dieta di base si fondava sul pan biscotto. Era un pane cotto 2 volte per perdere umidità e resistere nelle stive. A questo si affiancavano razioni di vino annacquato, fave o carne salata. Ma le quantità reali variavano drasticamente a seconda delle fasi della campagna militare e dell'efficienza della catena di rifornimento. In questo mosaico umano, le grandi marine adottavano soluzioni diverse. L'impero ottomano e la Spagna asburgica, pur imbarcando anche personale salariato e volontario, facevano un ricorso maggiore a schiavi e forzati, ovvero condannati penali mandati al remo. La Repubblica di Venezia, al contrario, mantenne molto più a lungo il nucleo della sua forza motrice basato su uomini liberi. Sui banchi delle navi venete sedevano spesso i cosiddetti buona voglia. Erano uomini stipendiati che sceglievano il remo volontariamente, talvolta per sfuggire alla miseria o ai creditori. Accanto a loro operavano gli zontaroli. Si trattava di coscritti richiamati attraverso un sistema di leva flessibile dalle corporazioni dei mestieri o dai domini marittimi veneziani, come la Dalmazia e le isole ioniche. Da un punto di vista prettamente contabile, questa scelta pesava sui bilanci statali. Il mantenimento di un equipaggio libero costava in modo significativo rispetto alla gestione di una ciurma composta in maggioranza da forzati. Perché allora la Serenissima sosteneva questa spesa? La risposta è di natura tattica. L'uso massiccio di uomini in catene riduce la flessibilità operativa di una nave. Un forzato è meno affidabile durante un attacco e diverse situazioni costringe a sottrarre preziose unità di fanti per essere sorvegliato. Un rematore libero veneziano, invece, poteva essere impiegato direttamente nel combattimento. Al momento dell'impatto con la nave avversaria, quell'uomo poteva mollare il remo e impugnare una picca, un arco o un archibugio. Questo garantiva alle galee veneziane una maggiore densità di truppe nei momenti decisivi dello scontro ravvicinato. I muscoli che muovevano la nave si trasformavano, all'occorrenza, in fanteria ausiliaria. Ma mentre questi uomini si preparavano a combattere sul mare, chi guidava le loro sorti dai ponti di comando? La retorica del tempo ci racconta di una Lega Santa unita dalla fede, guidata da sovrani votati a un ideale comune. Eppure, scavando nei dispacci diplomatici, emerge un quadro politico molto più calcolatore e attraversato da profonde diffidenze. Cosa si nascondeva davvero dietro i proclami ufficiali degli alleati, a poche settimane dalla battaglia?
Capitolo 4. L'alleanza di sabbia. Allontaniamoci per un momento dal rumore dei remi e dal puzzo dell'acqua stagnante. Entriamo nei corridoi silenziosi del potere europeo. Qui i suoni sono diversi. C'è lo scricchiolio della ceralacca spezzata sui tavoli in legno massiccio, il fruscio delle grandi mappe nautiche srotolate alla luce delle candele, il tintinnio metallico delle monete contate dai banchieri e il galoppo sordo dei messaggeri notturni. Siamo nel maggio del 1571. Dopo mesi di trattative estenuanti, viene siglata la Lega Santa. La narrazione dell'epoca ci ha tramandato l'immagine di un fronte unito, mosso unicamente dal fervore religioso. La fede cattolica era certamente un collante reale e profondamente sentito, ma la documentazione superstite ci mostra come quell'ideale dovesse convivere con una realtà politica molto più pragmatica. Si trattava di un'alleanza fragile e limitata, una tregua armata tra potenze che nutrivano profonde disfidenze reciproche. Ogni Stato sedeva al tavolo con agende geopolitiche complesse. Venezia combatteva per una vitale strategia, difendere le proprie rotte marittime nel Levante e tentare di recuperare Cipro. Dall'altra parte c'era la Spagna di Filippo II. Il sovrano asburgico gestiva un impero globale e le sue preoccupazioni erano molteplici. Doveva sedare le rivolte nelle Fiandre, tutelare l'arrivo dei metalli preziosi dall'Atlantico e arginare la pressione ottomana nel Mediterraneo occidentale e in Nord Africa. Impegnare uomini e capitali nel lontano Levante non era in cima alle sue priorità. In mezzo a questi due colossi operava la diplomazia vaticana, alla ricerca di un trionfo che riaffermasse il prestigio politico e spirituale di Roma. Questa frammentazione di intenti si tradusse in una rigida spartizione degli oneri. Le quote di spesa vennero calcolate con spietata precisione contabile. Alla Spagna toccò circa la metà dello sforzo finanziario, valutata in 3/6 del totale. A Venezia vennero assegnati 2/6. Il papato e gli alleati minori si fecero carico della parte restante. Ma le vere crepe dell'alleanza emersero sul mare. L'estate del 1571 vide intere flotte ferme in rada per settimane, lenti movimenti logistici e costanti sospetti. Gianandrea Doria, l'esperto ammiraglio al comando delle navi spagnole, mantenne una condotta strettamente prudenziale. Le sue esitazioni operative e le evidenti divergenze strategiche esasperarono Sebastiano Venier, il comandante veneziano. Nei dispacci riservati inviati a Palazzo Ducale, i veneziani esprimevano un timore ossessivo. Sospettavano che la lentezza asburgica fosse in realtà una manovra calcolata. Credevano che la Spagna mirasse a far logorare le forze della Repubblica per preservare intatti i propri costosissimi scafi. Mentre i cappellani benedicevano gli stendardi, gli ammiragli continuavano a guardarsi le spalle. Si navigava verso lo stesso nemico, ma la cooperazione tattica era appesa a un filo. Eppure, pur attraversata da queste divisioni interne, l'immensa macchina militare della Lega arriverà ad ingaggiare l'armata del sultano. Ma quando i cannoni smetteranno di sparare e l'adrenalina lascerà il posto ai crudi calcoli dei bilanci statali, quale sarà il vero costo economico di questa formidabile collisione? E di fronte al disastro materiale di Lepanto, come reagirà la sconfinata capacità di rigenerazione dell'impero ottomano? Capitolo 5. L'economia del sangue. Il fumo si dirada. È l'alba dell'8 ottobre 1571. Sulle acque del Golfo di Patrasso galleggia un tappeto sterminato di relitti, alberature spezzate e corpi senza vita. Il silenzio ha preso il posto del frastuono dei cannoni. La flotta ottomana è stata duramente colpita, con decine di scafi catturati, bruciati o dispersi. La Lega Santa ha trionfato. Ma la guerra navale non finisce quando i superstiti tornano in porto. Si sposta semplicemente altrove. Si sposta nei palazzi della burocrazia e nei banchi di cambio. Entriamo nella zecca di Venezia, a 2 passi da Piazza San Marco. Sotto i porticati di Rialto, mercanti dal volto segnato e patrizi preoccupati aggiornano i registri alla luce fioca delle lanterne. I numeri sono spietati. La vittoria tattica è stata indiscutibile, ma il costo dell'operazione ha assorbito ogni risorsa. Le stime storiografiche indicano un esborso netto di diversi milioni di ducati. Per sostenere questo sforzo titanico, la Serenissima è costretta ad espandere il proprio debito. Si appoggia al Monte Vecchio e al Monte Nuovo.
Si tratta di complessi strumenti di debito pubblico, alimentati da imposizioni fiscali straordinarie e sottoscrizioni obbligate richieste alle famiglie agiate. La flotta vincitrice ha salvato il prestigio dell'Europa cristiana, ma ha lasciato la Repubblica sotto una fortissima tensione fiscale e creditizia. A oltre 1000 chilometri di distanza, l'atmosfera è radicalmente diversa. Siamo a Costantinopoli, sulle rive del Corno d'Oro. Qui sorge Kasim Pasha, il vastissimo arsenale imperiale ottomano. Non c'è rassegnazione tra questi bacini di carenaggio. C'è il rumore assordante di migliaia di asce, seghe e magli, azionati da operai e carpentieri costretti a turni massacranti, illuminati dai fuochi accesi per lavorare anche di notte. Mentre l'Europa festeggia, la macchina statale del sultano si è già rimessa in moto. I registri degli ordini imperiali documentano una mobilitazione capillare. Nell'inverno a cavallo tra 1571 e 1572 arrivano flussi ininterrotti di pece, canapa e legname, requisiti da ogni provincia dei Balcani e dell'Anatolia. In pochi mesi i cantieri ottomani riescono a riallestire oltre 100 nuove unità navali. È una prova di forza organizzativa che dimostra una verità ineludibile. L'impero dispone di una profondità demografica, territoriale e logistica del tutto inavvicinabile per le potenze italiane, territorialmente più limitate. La nuova flotta turca è già ricostituita nei numeri essenziali, anche se ci vorrà molto tempo per rimpiazzare l'esperienza dei marinai e dei comandanti persi in battaglia. Questo divario strutturale è perfettamente riassunto da un episodio celebre. La tradizione diplomatica attribuisce al Gran Visir ottomano Sokollum Mehmet Pasha un commento spietato, rivolto agli emissari veneziani dopo la battaglia. La distruzione della flotta turca a Lepanto era stata come il semplice taglio di una barba, destinata a ricrescere fretta. La conquista ottomana di Cipro, invece, era stata per Venezia come un braccio amputato, perso per sempre. La Repubblica di San Marco si ritrova a fare i conti con questo tragico paradosso. Ha vinto sul mare, ma non ha più il respiro finanziario per prolungare un'etenuante guerra di logorimento. Il sultano, al contrario, ha assorbito il colpo ed è già pronto a rilanciare. E quando i dogi veneziani si renderanno conto che l'Europa alleata non ha alcuna intenzione di finanziare una nuova campagna nel Levante, quale amara e irrevocabile rinuncia sarà costretta a firmare Venezia pur di non affondare sotto il peso della propria vittoria. Capitolo 6. Orizzonti mutevoli. Siamo nel marzo del 1573. Sono passati meno di 2 anni dal trionfo navale di Lepanto. L'aria nelle stanze diplomatiche di Costantinopoli è immobile. È lontana anni luce dal clamore delle artiglierie e dal sangue versato sul mare. Il rumore dominante, ora, è lo sfregare sommesso di una piuma d'oca su un foglio di carta vergata. Il rappresentante veneziano, Marcantonio Barbaro, sta firmando un trattato di pace separata con l'impero ottomano. La Lega Santa è stata rapidamente svuotata di ogni reale efficacia politica e militare. È un documento che sancisce un paradosso storico profondo. La Repubblica, lo Stato che ha fornito il nucleo tecnologico per la più celebre vittoria navale del secolo, si arrende alla cruda realtà dei numeri. Riconosce formalmente e per sempre la perdita dell'isola di Cipro, ma c'è un dettaglio ancora più tagliente. Per poter ristabilire i propri vitali traffici commerciali nel Levante, Venezia accette di pagare al sultano una pesantissima indennità di 300.000 ducati d'oro, rateizzati in 3 anni. Il vincitore tattico versa un'indennità allo sconfitto strategico. Agli occhi di molti europei dell'epoca questo suona come un tradimento, ma per il Senato veneziano non è codardia, è la spietata logica della sopravvivenza statale. Proseguire una guerra navale di logoramento contro un impero capace di ricostruire intere flotte in un solo inverno e per di più senza un solido supporto da parte della Spagna avrebbe trascinato la Serenissima verso una gravissima crisi fiscale e creditizia. Abbandoniamo per un momento i tavoli delle trattative e guardiamo verso i confini del mondo conosciuto. Nelle silenziose botteghe dei cartografi veneziani la forma del pianeta sta cambiando radicalmente. Sulle grandi mappe appoggiate sui tavoli da lavoro, nuove rotte oceaniche delineano coste lontane, proiettate verso l'Atlantico e le Indie.
Lepanto viene celebrata in tutta Europa, si innalzano statue, si dipingono tele gigantesche, si cantano lodi nelle cattedrali. Ma mentre i cori riecheggiano, l'asse della grande storia si sta già spostando altrove. I pesanti galeoni a vela, vascelli oceanici molto meno dipendenti dalle coste rispetto alle vecchie galee, stanno rendendo obsoleta la tradizionale guerra navale mediterranea. I registri doganali dell'epoca ci mostrano che il commercio veneziano nel Levante non subisce un crollo istantaneo. Continua a operare a lungo, alimentando palazzi e fortune mercantili. Eppure inizia a registrare un inesorabile, lento ridimensionamento relativo. I volumi di spezie e tessuti preziosi vengono sempre più intercettati dalle lunghe rotte intercontinentali gestite dalle potenze atlantiche. Lepanto è stata l'ultima immensa battaglia combattuta secondo le antiche regole del mare. È il vertice tattico e al tempo stesso il glorioso canto del cigno di un mondo che ruotava attorno alla fatica del remo. Venezia manterrà la sua proverbiale ricchezza, la sua arte e la sua formidabile indipendenza, ancora per secoli, ma cesserà gradualmente di essere un fulcro centrale del sistema mercantile globale. Oggi, quando camminiamo tra le gigantesche tese acquatiche dell'Arsenale o guardiamo l'orizzonte dai porti dell'Adriatico, non vediamo solo le reliquie di una potenza passata. Vediamo la testimonianza di una dinamica immutabile. Le grandi battaglie possono certamente esaltare il coraggio di una generazione, ma sono i bilanci, l'organizzazione del lavoro e la logistica a decidere nel lungo periodo il destino degli stati. La battaglia di Lepanto fu celebrata come un trionfo epocale, e lo fu, ma fu anche il segnale che un'intera epoca stava volgendo al termine. Venezia sarebbe rimasta ancora a lungo una città ricca, colta e influente. Tuttavia, il baricentro della storia si stava già spostando altrove. È forse questa la lezione più moderna lasciata dalla Serenissima. Le grandi battaglie possono decidere una giornata. Sono l'economia, la tecnologia e il tempo a decidere il destino dei secoli. Se desiderate continuare questo viaggio nella storia della Serenissima, vi invito a seguire Venezia e la sua storia, dove continueremo a raccontare Venezia attraverso i documenti, i luoghi e le grandi vicende che ne hanno segnato il destino.